Bene amici, oggi scopriamo insieme la Sanjak SVT 1195 Flybridge, una barca con una lunghezza fuori tutto di 13,50 m e una larghezza di 4,20 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trova in un'unica grande plancetta installata sullo specchio di poppa, guardate qui, davvero immensa grazie alla motorizzazione fornita dai due motori Cummins da 420 cavalli, che permette quindi di avere una vera e propria piattaforma di poppa, perché guardate qui quanto spazio c'è, occupa l'intera larghezza della barca, con anche la possibilità di installare un salottino esterno removibile ovviamente, con due sedie e un tavolino, ma c'è ancora tantissimo spazio nella zona posteriore. In più qui notiamo la presenza della scaletta di risalita con maniglie integrate per agevolare l'uscita dall'acqua, ma su richiesta è possibile anche installarne una scomparsa o installarne un'altra controlaterale, perché il cantiere lascia tanto spazio alla personalizzazione. Poco più avanti troviamo la prima cucina. Vi parlo di prima cucina perché in questo caso è stata installata una piastra grill con tagliere di supporto, ma il layout, come vi dicevo, è totalmente customizzabile e in più possiamo scegliere di avere una motorizzazione fuori bordo. In quel caso la disposizione di poppa cambia leggermente perché abbiamo un grandissimo vano prendisole che racchiude al suo interno i motori. In questo modo abbiamo sì i motori esterni, ma possiamo anche conservare pienamente la plancetta e quindi l'esperienza di bordo è pienamente conservata. Poco più avanti troviamo una comoda maniglia TNT bene installata sul profilo laterale. In basso c'è la presa per il caricabatterie, mentre qui c'è la doccetta per il risciacquo della zona di poppa con il relativo miscelatore. Entriamo quindi a bordo. L'ingresso in questo layout vede un doppio corridoio speculare, qui si trova anche la presenza del portacanne qualora volessimo utilizzare la barca in modalità fishing, ma su richiesta possiamo anche modificare il layout e avere qui un divanetto a L, quindi sacrificare questo corridoio e averne solo uno sul lato di dritta. Ai lati non manca lo spazio per lo stivaggio con questo doppio mobiletto comodissimo con portabicchieri integrati. In questo modo possiamo vivere tutta la zona di poppa in maniera totalmente indipendente, perché c'è anche la cucina esterna, quindi possiamo trasformare la barca in modalità party e quindi vivere totalmente la zona posteriore con anche qui due portabicchieri e altro recesso sulla porzione superiore per poterlo utilizzare come portaoggetti. In questo layout troviamo il divano di poppa lineare, molto comodo, con schienale fisso che è gavonato al suo interno. In questo modo lo spazio di stivaggio è ampliato, e poco più avanti c'è il tavolo che può ribaltare le due alette laterali per raddoppiare la sua estensione. Vedete, anche qui troviamo i portabicchieri e la maniglia tinti bene, con anche spazio centrale molto comodo dove poter inserire bottiglie e bibite e tenerle anche fresche qualora volessimo aggiungere del ghiaccio, e in basso un comodo cassetto portaoggetti. Opzionalmente possiamo richiedere anche di alzare e abbassare il tavolo e con l'aggiunta di un cuscino avere un prendisole posteriore ben coperti dal flybridge che vedremo più avanti. In più, al di sotto del piano di calpestio troviamo la sala macchine, c'è una prima botola di ispezione rapida, ma possiamo anche sollevare elettricamente l'intero portellone e quindi accedere all'interno per qualsiasi ispezione e manutenzione. Entriamo quindi all'interno, vedete c'è l'ingresso dedicato con porta scorrevole che ci dà quindi una diretta continuità tra l'interno della cabina e l'esterno del pozzetto, e vediamo che subito davanti a noi c'è una cucina a L, cucina con lavello qui posizionato sul lato di destra e piano cottura sulla sinistra, ma ovviamente, come vi dicevo, il layout disegnato da designer Liberty è totalmente customizzabile, possiamo scegliere la configurazione che più preferiamo e anche l'allestimento, i colori o anche la tipologia di arredamento possono essere totalmente sostituiti secondo le esigenze. In questo caso troviamo un piano cottura a gas con 3 fuochi indipendenti, ma possiamo avere anche le piastre a induzione. In basso il blocco cucina è completato dal frigorifero qui sulla sinistra, ce n'è un altro sul lato di dritta, ma abbiamo anche dei cassetti e dei portelli con dei ripiani che possono scorrere al di fuori e quindi ottimizzare anche lo spazio di storage, e quindi in questo modo tutti gli oggetti hanno una propria collocazione a bordo, sfruttando anche i pensili in alto installati su entrambi i lati. Procedendo all'interno, subito veniamo colpiti dalle ampie vetrate che consentono una piena luminosità all'interno della cabina, con anche ovviamente possibilità di aprire qui le finestre per avere pieno ricircolo dell'aria, ma è disponibile anche ovviamente l'aria condizionata. Qui in basso troviamo il forno sul lato di dritta, poco più avanti c'è l'ice maker, mentre qui il cantiere ha ottenuto un comodissimo vano dove poter alloggiare
la macchinetta del caffè e quindi possiamo avere qualsiasi tipologia di comfort a bordo. Arriviamo quindi nella dinette interna, dinette con divano a forma di C molto comodo, con anch'esso schienali fissi e possibilità di alzare e abbassare il tavolo manualmente, e ovviamente su richiesta possiamo scegliere un pistone elettrico. In questo modo continuiamo a personalizzare il layout. La postazione di comando vede una singola poltrona molto comoda con bolster regolabile. In questo modo possiamo scegliere se governare in modalità standard oppure poter supportare la nostra schiena in quest'altra configurazione, e quando mi pongo al timone vedo che c'è il volante ben raggiungibile davanti a me, non ho problemi di ingombro con le ginocchia, ma posso comunque regolarlo in altezza. In questo modo ogni persona sceglie la configurazione del timone che più preferisce. Posso puntare i piedi sul gradino in basso, la doppia manetta di potenza è sul lato di dritta e il resto della plancia è totalmente customizzabile su richiesta, con display Raymarine, in questo caso centrale, salpa ancora sul lato di sinistra e doppio quadrante fornito con i motori. E qui vedete anche la presenza della domotica di bordo, che consente quindi di controllare rapidamente le principali utenze, ma possiamo scegliere anche di monitorarla tramite il nostro smartphone o tramite un tablet. E c'è ovviamente il pannello di interruttori on-off che consente quindi di gestirle qualora dovessero esserci anche guasti sull'impiantistica principale. Sul piano orizzontale invece ci sono i controller della doppia elica, elica di prua ed elica di poppa di manovra, gli hydro tab per i correttori di assetto e qui c'è un comodissimo caricabatterie wireless per l'induzione. In alto c'è la bussola ben incassata e guardate, la visibilità al di fuori dei montanti ci permette di avere pieno controllo della navigazione, perché come vi dicevo ci sono ampie vetrate che consentono quindi di monitorare la navigazione in qualsiasi condizione, e c'è anche questa comoda porta laterale che consente quindi di uscire rapidamente, di far muovere il comandante in caso di emergenza o anche per aiutare l'equipaggio durante le fasi di manovra, perché qui, ma lo vedremo tra un istante, lungo il corridoio c'è la predisposizione per l'inserimento degli strumenti di ormeggio, come in questo caso il mezzo marinaio, e la relativa galloccia per poter ormeggiare temporaneamente la barca. Alle spalle della seduta di guida troviamo gli interruttori delle principali utenze per il pannello elettrico, e a proposito dell'utenza elettrica possiamo scegliere di ribaltare letteralmente la seduta di guida per poter accedere rapidamente alle principali impiantistiche di bordo e quindi poter intervenire rapidamente in caso di guasto e avere tutto sotto controllo. Qui notiamo anche la presenza della televisione che può essere anche regolata secondo varie angolazioni, ma come vi dicevo e come vi dirò andando avanti con la presentazione a bordo, il layout è totalmente personalizzabile secondo le esigenze. Ci spostiamo all'interno della cabina, qui troviamo un ulteriore vano portaoggetti comodissimo dove lasciare gli oggetti a portata di mano, ed entriamo all'interno, ingresso con corridoio centrale, vedete, comodo, piuttosto agevole, con 3 gradini che riducono il dislivello, perché guardate che profondità, c'è un primo disimpegno centrale dal quale possiamo scegliere di accedere a tutte le aree interne della barca. Iniziamo dalla cabina di sinistra, cabina ospiti, che ha un layout davvero molto comodo perché troviamo sì un letto matrimoniale per 2 persone, ma si trova al di sotto del piano di coperta. Il cantiere quindi ha scelto di non dotare il divano superiore di gavoni per avere maggiore altezza interna, perché guardate qui c'è tanto spazio vivibile. Vi mostro anche l'altezza, io riesco a stare totalmente in piedi anche nella cabina ospiti, c'è solo questa porzione qui che ovviamente dà spazio al piano di calpestio, però comunque la cabina è totalmente vivibile e sfruttabile. Guardate qui c'è tanto spazio, quindi molto comoda per avere 2 ospiti a bordo e quindi agevolare ulteriormente la loro esperienza in crociera. Non manca la presenza della grandissima vetrata per dare maggior luminosità, avere una vista mare e ovviamente relativo blu, la presa per la 220 inserita lì nell'angolo e ovviamente relativo mobiletto dove poter riporre l'abbigliamento e quindi poter avere una cabina totalmente indipendente. In basso c'è un ulteriore mobiletto di stivaggio e lì vedete c'è la possibilità di comunicare con la cabina accanto, ma ve lo spiegherò subito entrando all'interno. Cabina di dritta, anch'essa dedicata agli ospiti, ma dal momento che al di sopra c'è la postazione di comando non abbiamo la stessa altezza della cabina controlaterale, ma c'è comunque una buona vivibilità interna. Vedete, io devo solo abbassarmi sulle ginocchia, ma quando sono seduto riesco a stare quasi totalmente in piedi. Ovviamente da steso non ho alcun problema, ma possiamo scegliere anche di rimuovere questa paratia laterale e quindi fare un'unica cabina comunicante davvero spaziosissima, perché come vi dicevo c'è tanto spazio per la personalizzazione del layout. Ovviamente anche qui troviamo vetrata e oblò e relativi mobiletti
dove riporre i vestiti. Ritorniamo verso l'esterno perché sull'estremità di destra c'è il bagno dedicato agli ospiti, bagno, vedete, entrando troviamo il WC posizionato lungo la murata, anche qui vetrata con blu, il lavello lungo la prua, qui c'è la doccetta estraibile, ma possiamo scegliere anche di avere il sifone che si estrae qui dal rubinetto, supporto portasciugamani e grattatiscolo per effettuare la doccia, ovviamente anche qui altezza totalmente conservata all'interno, quindi comodissima, spaziosissima per una barca di 13,5 metri fuori tutto, e oltretutto vedete la configurazione di legni, ma i legni sono trattati per essere totalmente idrorepellenti, quindi non abbiamo problemi ad effettuare la doccia. Ovviamente anche qui non mancano mobiletti e supporti dove riporre tutti gli oggetti e quindi evitare che possano cadere durante la navigazione e tenere anche il bagno perfettamente in ordine. Ritorniamo nel disimpegno centrale e accediamo alla cabina armatoriale posizionata centralmente a prua. Troviamo subito davanti a noi il letto matrimoniale piuttosto generoso, tantissimi ripiani e supporti dove riporre tutti gli oggetti, vedete ci sono i pensili in alto, la presenza di 2 armadi laterali con appendiabiti, vetrate con relativi oblò su entrambi i lati e passo d'uomo in alto che consente quindi un ottimo ricircolo dell'aria, e anche qui vedete altezza totalmente conservata, davvero ottima, perfettamente vivibile e sfruttabile, con anche possibilità di sollevare il letto e avere ulteriore spazio di stivaggio interno. E vi mostro anche qui la presenza di diversi vani di stivaggio interni con relativi portabicchieri e portacalici per vivere un'esperienza di lusso a 360 gradi, con stereo separato a prua per poter ascoltare la musica indipendentemente dal resto della barca. Entriamo quindi nel bagno armatoriale, bagno principale quindi a bordo, vediamo subito davanti a noi nell'angolo il lavello, il WC installato verso poppa, un comodo supporto dove potersi sedere e poter effettuare anche la doccia da seduti, ma guardate qui la doccia letteralmente casalinga, quindi possiamo vivere un'esperienza come se fossimo in albergo, perché vedete ci sono anche diverse modalità di utilizzo della doccia, con anche ovviamente il soffione estraibile e il miscelatore per controllare la temperatura. Qui c'è un ulteriore supporto portasciugamani e, come vi dicevo, pensili e mobili dove poter lasciare tutti gli oggetti all'interno. E vi mostro anche l'altezza interna, anche qui vedete perfettamente vivibile e sfruttabile, non ho problemi neanche di larghezza perché riesco a muovermi agevolmente in qualsiasi punto del bagno, quindi abbiamo una barca di 13,5 fuori tutto con un layout interno con 3 cabine e 2 bagni, quindi ottimo anche in ottica crociere e charter, che opzionalmente possono diventare 2 cabine e 2 relativi bagni. Ma ora ritorniamo all'esterno e vi mostro il flybridge, il doppio passavanti e ovviamente la prua. Vedete, io potrei scegliere anche di passare sul passavanti dritta grazie alla porta che abbiamo visto poco fa per il comandante, perché c'è il timone che possiamo muovere in diversi livelli e quindi avere maggior spazio per il movimento all'esterno, ma vi mostro anche il doppio passavanti simmetrico, quindi non abbiamo nessun problema di movimento a bordo. C'è un primo gradino per ridurre il dislivello, ma guardate l'altezza della murata che arriva ben oltre il mio fianco, quindi siamo sempre ben protetti in qualsiasi punto della barca. Il passavanti resta costante per la sua larghezza. Qui troviamo anche la grata con gli ombrinali di scolo per far scorrere l'acqua di lavaggio, e vedete io non ho problemi di movimento a bordo. Dove si va ad abbassare la murata ci viene in aiuto la battaiola. Guardate anche lo spessore dell'acciaio che ci consente di avere una salda presa, e come vi dicevo siamo sempre ben protetti, con incasso all'interno delle murate dove poter alloggiare rapidamente gli oggetti, che ci vengono quindi in aiuto in qualsiasi condizione di manovra. Ci spostiamo quindi lungo il passavanti, qui troviamo 2 gradini per dare maggior spazio all'interno delle cabine. Guardate anche qui l'altra battaiola che inizia nella porzione anteriore, che ci dà pieno supporto perché poi il piano di calpestio si va ad alzare, ma noi restiamo sempre alla stessa altezza, sempre sul fianco, quindi ben ridossati all'interno della barca, corridoio costante, e arriviamo quindi anteriormente dove troviamo un unico prendisole centrale molto comodo, con possibilità anche di sollevare la porzione anteriore del cuscino e formare quindi un divanetto di prua con vista mare davvero niente male. Ovviamente c'è la possibilità di installare un cuscino per coprire il passo d'uomo, e in questo layout troviamo anche la presenza della tenda di prua con 4 pali in acciaio, 4 supporti davvero piuttosto spessi, generosissimi, e la tenda è traforata. In questo modo possiamo anche navigare lasciando l'isola anteriore perfettamente ombreggiata. Non mancano
4 portabicchieri installati ai lati del prendisole, e qui al di sotto del musone anteriore invece c'è la predisposizione per il vericello, sebbene l'ancora sia ben visibile qui sulla prua, e sollevandolo vediamo che c'è la possibilità di vedere lo scorrere della catena sul verricello e poter accedere anche non solo all'ispezione della catena stessa, ma anche per monitorare il motore del vericello ed effettuare operazioni di rimessaggio ordinario e straordinario. Su richiesta possiamo scegliere di installare anche una telecamera. Qui troviamo le luci di via ovviamente su entrambi i lati e le gallocce per l'ormeggio, guardate, piuttosto generose anch'esse, con verso poppa il tappo d'imbarco del serbatoio dell'acqua anteriore. Ritorniamo verso poppa, vi mostro il passavanti controlaterale. Qui notiamo anche la presenza delle luci di via e guardate anche la prua con il faro direzionale, molto comodo anche per la navigazione notturna, e accediamo quindi sul flybridge. Vedete, corridoio costante e simmetrico, e ritorniamo in pozzetto. Vedete, c'è la scala che ha un layout piuttosto verticale con gradini incrociati, ma è possibile anche scegliere di avere una scala che si muove per poter avere maggior libertà di movimento, può scorrere in posizione più centrale. In questo modo l'accesso sul fly diventa ancora più agevole, perché in questo caso dobbiamo posizionare i piedi in maniera alternata e possiamo accedere sul flybridge. Guardate, porzione superiore davvero confortevole, perché c'è un intero piano libero da ostacoli al di fuori della seduta di comando, quindi possiamo muoverci agevolmente in qualsiasi punto del fly, poter controllare a 360 gradi la barca. E qui troviamo la presenza di un doppio prendisole comodissimo, ma come vi dicevo il designer Liberty consente di avere un layout modulare, perché possiamo addirittura installare una jacuzzi qui nella porzione posteriore del flybridge, o avere un piano cottura installato qui lateralmente sul lato di dritta, con un comodissimo divano lineare e ovviamente le imbottiture laterali a dare supporto alla schiena. Non mancano gli archi con il tendalino per ombreggiare l'intera porzione superiore, e arriviamo quindi in postazione di comando, anche qui seduta con bolster regolabile, e quando sono seduto posso vedere che il timone è sempre ben raggiungibile. Abbiamo una postazione di comando che riprende i comandi principali di quella interna, con tutti gli interruttori dedicati principalmente alla navigazione, la domotica di bordo anche qui, e si può avere una plancia speculare a quella interna con maggior superficie, perché abbiamo un doppio livello, quindi doppio display per il controllo, e avere tutti gli accessori integrati anche qui sul flybridge. E quindi, cari amici, questa è la Sanjak SVT 1195 con allestimento flybridge. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su Destiny Team.